Alzi la mano chi non ama il tiramisù. Io sono una vera fan di questo dolce, le cui origini sono contese tra diverse regioni d'Italia. Prepariamolo insieme. Strati di savoiardi inzuppati nel caffè, alternati da una soffice crema al mascarpone. Come si fa a resistere? Iniziamo con la preparazione del caffè. Ho preparato il mio caffè, che è ancora caldo. Io lo zucchero leggermente, ma qui è una questione di scelta. Potete lasciare il caffè amaro, zuccherarlo secondo i vostri gusti. Sciogliamo lo zucchero e lo lasciamo da parte. Per il nostro tiramisù iniziamo con i tuorli. Li mettiamo dentro ad una ciotola, aggiungiamo un po' di zucchero, magari metà della dose prevista nella ricetta, e iniziamo a sbattere fino a ottenere un composto bello chiaro, gonfio e spumoso. Perfetto, ci siamo. Ora in un'altra ciotola metto il mascarpone, bello freddo da frigorifero, mi raccomando. È un po' duretto, quindi lo faccio rinvenire, poi pian piano ci aggiungo la crema di tuorli e zucchero. Come vedete abbiamo ottenuto una crema bella consistente. Ho portato la crema di mascarpone in frigorifero e adesso ci dedichiamo a montare gli albumi con il restante zucchero. Albumi sempre pastorizzati, mi raccomando. Comincio a sbatterli finché non diventeranno bianchi, poi aggiungerò lo zucchero in 3 volte distinte. Albumi montati, adesso non mi resta che unire i 2 composti. Comincio ad aggiungere un po' di albumi montati alla crema di mascarpone, perché la crema di mascarpone devo un po' ammorbidirla, ha una consistenza un pochino più dura. La nostra crema, come vedete, è a posto, è ben amalgamata ed è molto consistente, perfetta per il nostro tiramisù, quindi possiamo comporlo. Iniziamo quindi con l'inzuppare i savoiardi. Li mettiamo adesso in una pirofilina in senso orizzontale, il prossimo strato lo faremo in verticale in modo da incrociarli, proprio perché non si sfaldino. Ora possiamo passare alla nostra crema che io per comodità ho messo in una sac à poche munita di bocchetta liscia. In questo caso facciamo un generoso strato di crema. È molto importante che la crema sia abbondante nel tiramisù, altrimenti mangerete solo biscotti inzuppati. Perfetto, ora un generoso strato di cacao amaro in polvere. E poi procediamo con il secondo strato. Prima abbiamo messo i savoiardi in modo orizzontale, adesso li metteremo in verticale. Adesso qui li spezzettiamo, quindi facciamo dei piccoli ciuffetti in superficie che sono un pochino più decorativi. E ora cacao. Io ho preparato il classico tiramisù nella pirofila, ma ora va di moda anche prepararlo in comode mini porzioni, magari in bicchierini o vasetti di vetro. Ora mettiamo il nostro tiramisù in frigorifero per almeno un paio d'ore a rassodare e poi potremo gustarlo. Il mio tiramisù è pronto. Per essere certa di accontentare proprio tutti ne ho preparato una bella pirofila da condividere.